Io in realtà volevo aggiungere un altro punto di discussione su quello che avete già detto in realtà, ovvero la fiducia. La fiducia può essere un concetto astratto oppure può semplicemente essere una domanda. Quanto ti fidi, per esempio, degli uffici pubblici? Quanto ti fidi del prossimo? E in realtà, per questa puntata, io in realtà mi sono andato a studiare un'altra pagina molto molto bella di Our World in Data, che si chiama Trust, semplicemente Trust. Vi consiglio a chi ci ascolta di andarvela a vedere perché è molto affascinante. C'è una cosa che mi ha colpito davvero molto, su cui magari potremmo parlare un attimo, ovvero un grafico in cui il sito si chiede: c'è un collegamento tra educazione e fiducia? E c'è questo grafico complesso in cui si cerca di far capire che si mostra che le persone che hanno un livello di istruzione superiore al secondario superiore, ovvero dopo le scuole superiori, hanno tendenzialmente più fiducia eh, rispetto al prossimo, più fiducia nel prossimo rispetto a persone che hanno sia un'istruzione superiore o non hanno nemmeno un'istruzione superiore. La Norvegia è in testa ovviamente. Il punto base, magari se uno è più data nerd, la baseline sono le persone che hanno un'educazione secondaria superiore, però si vede qua che alla fine del grafico ovviamente c'è l'Italia, in cui c'è diciamo meno scarto tra le persone, tra la fiducia che le persone hanno negli altri in base a appunto se sei un laureato oppure se sei un diplomato o hai magari la terza media o appunto un diploma inferiore alle scuole superiori. Quindi andatevelo a vedere, però la domanda che volevo farvi a tutti e tre è, ok, in questo caso abbiamo la fiducia, sfiducia e anche rientra in questo fattore anche le fake news, abbiamo parlato di esperti eccetera. E quindi magari volevo chiedere a te, Stefano, come dal punto di vista di esperto, mh, se dovessi suggerire ai nostri ascoltatori come ci si difende dalle fake news o dei ciarlatani, Sì. cosa suggeriresti? Allora, intanto grazie per l'esperto. E, beh, guarda, difendersi dalle fake news è difficile. È difficile perché, insomma, anche qui, purtroppo un po' come è mostrato in quel grafico, è veramente dipende tanto dall'educazione, no? Dipende tanto dai libri che hai letto, dipende tanto dalle persone con cui hai parlato, dipende tanto dalle persone autorevoli con cui hai parlato. E il problema vero è che io lo vedo come un problema di tempo, lo vedo come un problema di tempo, cioè le persone non hanno tanto tempo in generale per andare a verificare, cioè come no, tante volte sono veramente parallelismi che magari possono sembrare troppo lontani, no? Però eh, è come chi, no, chi va a fare la spesa, e in realtà non sarebbe più comodo, no? Guardarsi tutti i depliant che abbiamo e scegliere, no, quello che è il supermercato che ci propone quello stesso alimento, insomma, quello stesso alimento al prezzo minore, no? Sarebbe più comodo, però il fatto è che devi spendere tanta energia, quindi poi in realtà forse i soldi che risparmi sono poi l'energia che spendi, il tempo che spendi a cercare questa informazione. E io ho quasi l'impressione che intorno alle fake news, cioè quello che alimenti veramente le fake news, sia il poco tempo, la fretta che abbiamo di avere un'informazione. Perché ora eh,
l'essere uno spirito, un essere critico, indubbiamente si impara a scuola, si impara confrontandoti col tuo compagno che ti spiega che quell'equazione secondo grado va svolta in quel modo e tu non sei d'accordo perché tu faresti un altro procedimento, però ecco lì inizi ad alimentare il tuo spirito critico, a verificare, a vedere seppure il punto di vista di quell'altro effettivamente potrà essere buono come il tuo, se non meglio, se non una stupidaggine. E quindi in realtà per difendersi dalle fake news occorrerebbe perdere tempo, per andare a dire ma davvero, ma davvero se bevo acqua e sale l'acqua viene assorbita meglio? Cioè, voglio dire, è una vita che bevo acqua senza sale, adesso addirittura mi dicono di metterci il sale dentro, cioè, ma è vero? E quindi poi da lì, insomma, qualche consiglio tecnico è sicuramente vedere chi scrive, vedere qual è la testata, vedere qual è il blog, vedere qual è il podcast, perché con tutto il rispetto, ma se scrive uno che non si sa chi è, che non ha referenze, che nella vita magari, ecco, con tutto il rispetto, fa il meccanico, ma mi parla di quanto fa bene la dieta alcalina, beh, due domande ce le dovremmo fare, no? E io lavoro molto, insomma, ecco, svolgo la mia attività di ricerca prevalentemente, stiamo sviluppando diagnostica per diagnosi precoce di cancro al seno in particolare. I siti da cui prendo informazioni, no? Ma proprio per avere avere coscienza di quello che è la necessità del paziente, sono i siti autorevoli, sono i siti di Fondazione Umberto Veronesi, sono AIRC, sono, se voglio lavorare con le malattie rare vado su Teleton, ecco, diciamo, bisogna affidarsi alle persone, alle entità che hanno dimostrato di poter essere valide e insomma serie, e sono serie. Non bisogna fermarsi al primo. Questo è, secondo me, è proprio il consiglio diciamo, estendibile un po' a tutta la nostra vita, cioè non ci fermiamo alla prima informazione che abbiamo, pure che quella, no, è quella corretta in fin dei conti, però coltivare lo spirito critico e metterlo in pratica è semplicemente un metodo che abbiamo per, ecco, divincolarci da fake news in questo caso, ma ecco, da scelte sbagliate. Quindi occhio alle fonti, diciamo, è questo poi il discorso secondo me. Poi per di più... E poi scusate, vai, chiudo. E sicuramente, ecco, statisticamente, mettiamola così, chi ha avuto più opportunità di frequentare alcuni ambienti, diciamo, in termini di educazione, no? Di crescita professionale, si è trovato per qualche motivo sempre a interagire con più persone e quindi forse è quello, no? Il punto. Più riesci ad interagire con persone che la pensano diversamente da te, più hai opportunità poi di non farti fregare da qualcun altro. Semplicemente quello, no? Ecco, è qua il grande dilemma. Lavoro sempre nella stessa azienda o cambio 100 aziende nella mia vita, ecco. E qui, insomma, questo poi è il bello, se vogliamo fare un po' di filosofia spiccia così, perché filosofo purtroppo non sono, mi sarebbe piaciuto, però poi questo è, no, è la nostra vita, no? Cioè, perché non c'è una risposta, però per le fake news c'è una risposta, informarsi. Poi per di più c'è chi il lavoro lo fa per noi, voglio dire, per farci risparmiare tempo. Ci sono intere associazioni che proprio con paladini di quello che amano, che è difendere, come direbbero loro, la verità, che lavorano, studiano le fake news e scrivono articoli disponibili a tutti su internet andando direttamente al sito dell'associazione, smontando le fake news e spiegando perché è una fake news, perché quella cosa non è vera e qual è invece quella vera. Quindi ti aiutano a fare tutto quel lavoro che magari tu non riesci a fare, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, che non possiamo, va bene essere
avere spirito critico va bene, anzi è necessario secondo me, e questi sono gli scopi anche di programmi come l'Erasmus durante gli studi, che non è solo per scoprire le varie, come diceva il mio professore, per scoprire le varie marche di birra che trovi nei vari paesi europei, ma è anche solo perché, a parte i corsi che vai a fare nel paese che scegli, sono le persone con cui parli, e soprattutto se parli delle cose che studi o comunque di molte altre, sono quelle che ti aiutano a formare lo spirito critico, come dice Stefano, della persona che sarai dopo. Quindi è un'esperienza di scambio, un'esperienza di interculturalità e multiculturalità, è molto importante. Però l'altro lato della medaglia, dicevo, è quello che alcune cose vanno credute, nel senso che lo spirito critico non può arrivare dappertutto. Vi faccio un esempio. La matematica è l'esempio perfetto di questo, perché ogni cosa in matematica, se viene asserita con un teorema, ha una dimostrazione. Quindi, se uno volesse, e qui il punto del tempo a disposizione, potrebbe dalle equazioni differenziali e le derivate parziali andare indietro fino alla definizione del punto geometrico e avere una dimostrazione di ogni singolo passaggio in questo processo. Bueno, è molto difficile poterlo fare. Uno, perché non hai una vita a disposizione quando ti si presenta il problema che vuoi risolvere lì. Due, perché bisogna avere le capacità per farlo, e anche se uno ha studiato non è che tiene tutto. Purtroppo alcune cose vengono immagazzinate nel reparto oggetti teoremi smarriti. Ecco. E quindi anche là, io cosa faccio? Quando ho studiato matematica, certo, siamo partiti dalla base, ma alcune cose le credevo, quindi se dovevo dimostrare il teorema 3, mi bastava essere sicuro che il teorema 2 funzionasse nella catena di sviluppo, perché te lo insegnano. Questo ovviamente apre la scuola, apre la discussione a possibili indottrinamenti, cioè se una cosa ti viene insegnata fin dalle scuole non la metterai mai in discussione e quello va a essere di per sé un problema alla base. Però e qui questo è il punto, nell'avere un'educazione il più possibile che venga da direzioni diverse, che non sia un'unica strada, e che permetta di costruire passo passo le varie cose spiegandotele in modo che tu possa capirle e sollevare questioni e domande nel caso sia necessario, e dandoti quell'abitudine alla dimostrazione delle cose, alla comprensione, all'analisi delle cose che poi ti permetterà di scoprire la fake news. E la stessa cosa con le truffe. Tutti quanti prima o poi abbiamo subito o quasi subito una truffa, e la maggior parte di noi, per accorgersene, scrive su Google truffa dei campanelli suonati dagli addetti Enel che non sanno qual è il loro numero di codice. Lo scriviamo là e vediamo che cosa dice la maggioranza delle altre persone, oppure se c'è un sito dedicato alle truffe che ci dice occhio che quella ci è stata riportata essere una truffa. Questo è il metodo alla fine, come sta dicendo Stefano, però bisogna essere coscienti che non si può risalire all'origine di tutto, quindi ci sono dei punti di riferimento che bisogna trovare, e questa è la cosa importante, dei quali bisogna sfortunatamente fidarsi. Poi il 100% non esiste di efficienza, ma anche fosse un ottimo 98%, è sicuramente un ottimo punto di partenza, credo io. Poi questa è la mia opinione. Io aggiungerei l'ultima cosa è sarebbe bene spegnere la televisione, accendere il cervello, leggere La chimica sul monolocale, un buon libro, o comunque il fatto è appunto informazione, e fare esperienze, perché tutto questo è quello che poi cambia il tuo carattere e che ti rende meno suscettibile a queste cose, soprattutto avendo più nella nostra vita processiamo cose e più cresciamo e diventiamo esseri umani completi, tra virgolette. Il nostro scopo è quello di imparare e fare cose, quindi poi più ne facciamo, più impariamo, più siamo esseri umani che hanno un senso, diciamo, almeno questo per me, secondo me, e meno siamo
suscettibili a tutto che chiamiamo fake news o false informazioni o qualunque cosa che sia. E appunto, chiaro, non è facile difendersi, perché anche guardando il grafico che hai mostrato prima, tutti i paesi che erano nella parte, diciamo, sinistra, quindi siamo nella parte perfetto mondo, diciamo, sono tutti quei paesi che sono considerati a livello mondiale come la parte più evoluta dell'umanità, quindi Norvegia, Svezia, Germania, tutti questi paesi che sono considerati da tutti essere, diciamo, a livello vero e proprio di sviluppo, no? Quindi chiaramente se tu cresci in una realtà del genere, la tua fiducia per il prossimo sarà alle stelle, chiaramente. Se hai dei problemi che risalgono comunque anche a cose storiche, quindi sono radicate nella storia di un paese, sarà più difficile, o comunque sarai più scettico rispetto a quello che agli altri o che ti si pone davanti. Però lo scettico anche cambia il suo punto di vista quando una giusta o comunque una spiegazione corretta gli viene posta davanti. Quindi qua mi risalgo su quello che dicevamo prima, anche il fatto di appunto considerare le fonti e soprattutto dare un'occhiata a queste cose e credere alle fonti che sono fonti riconosciute. Questa secondo me è la cosa più importante.